Benvenuti sul mio canale, io sono Crilù e oggi vi mostro il progetto di questa bellissima borsa che è un mix tra raffia e pelle. Vediamo cosa occorre per realizzare questa borsa. Per questo progetto avremo bisogno di 2 gomitoli di raffia naturale, come vedete questo ha 200 grammi più o meno, e un uncinetto numero 4. Faremo 2 pannelli in raffia e 2 pannelli in pelle. Io mi sono già portata avanti con il lavoro, ho già fatto la prima parte. Il secondo pannello lo faremo insieme. Poiché la raffia ha una struttura molto irregolare, come potete vedere in certi punti è più larga e in altri è molto stretta, io procedo in questo modo. Vado ad allargare il filato rendendolo più o meno tutto uguale e facendo attenzione a non strapparlo, anche se onestamente, anche se si facessero dei piccoli strappi, niente paura, perché poi durante la lavorazione non si vedranno, però cerchiamo di evitare questo. Quindi allargo in questo modo. È un po' fastidioso questo procedimento, però renderà il punto un po' più carino. Per il pannello dobbiamo fare 16 maglie, ma non faremo 16 catenelle. Faremo in questo modo. Lasciamo un po' di filo, più o meno 25-30 cm, come vedete, lo teniamo sulla destra e facciamo un cappio. Ecco, facciamo un cappio tenendo il filo di lavorazione con la sinistra. A questo punto, con il filo che abbiamo lasciato in più, faremo le 16 maglie in questo modo. Arrotoliamo intorno all'uncinetto, prendiamo il filo di lavorazione e passiamo attraverso le 2 asole che si sono appena formate e otteniamo la prima maglia. Di nuovo prendiamo il filo sulla destra, lo arrotoliamo e con la sinistra facciamo la seconda maglia. Ancora e abbiamo ottenuto la terza maglia. Dobbiamo fare così fino ad ottenerne 16. Dopo aver lavorato le 16 maglie, il lavoro si presenta in questo modo. Non vi preoccupate se sembrerà un po' storto, non è proprio completamente dritto, poi si aggiusterà, questa è una caratteristica della raffia. Quindi questo è come si presenta dopo aver fatto le 16 maglie in questo modo. Queste qui sono le maglie, avremo 2 asoline al di sopra e 2 asoline al di sotto, ma la maglia è questa qui. Adesso dobbiamo voltare il lavoro, giriamo e dobbiamo prendere la asolina sul davanti. Dobbiamo prendere questa asolina qui, questa qui, spero sia abbastanza chiaro in video, quindi non il punto per intero, non qui, ma solo questa parte. Dobbiamo fare per i giri di ritorno
dei punti bassissimi, delle maglie bassissime. Quindi cominciamo già dalla prima. Questa è un po' più è fastidiosa, però le prossime non lo saranno. Ecco qui la prima. A volte si ha un po' di difficoltà, non vi preoccupate, è normale. Ok, questa è la prima maglia. Continuiamo così. Quindi una, due, questa è la terza. Continuo così fino ad arrivare all'ultima. Questa è la 16ª, dopodiché volteremo il lavoro. Avrete notato che quando abbiamo iniziato questo giro di punti bassissimi non abbiamo fatto una maglia per alzarci con il lavoro, mentre quando dobbiamo voltare per fare il punto centrato dobbiamo invece fare la maglia per alzarci, quindi una maglia e voltiamo. A questo punto dobbiamo entrare nella base, qui dove avevamo fatto i primi punti, quindi il primo punto è questo qui e lo andiamo a lavorare. Facciamo un punto basso leggermente allungato. Il secondo punto basso è questo che vi faccio vedere, è qui. Il prossimo punto è questo. Vedete? Da questa parte avremo 2 asoline. Sembra un po' complicato il primo giro, ma poi verrà tutto più semplice. Facciamo 16 punti bassi. L'ultimo punto basso, dopodiché volteremo il lavoro senza fare la maglia per alzarci, quindi allargo semplicemente un po' questa solina e questa volta invece di girare il lavoro come siamo abituati a fare, lo giriamo con il filo di lavorazione verso di noi, quindi così. Ok? E non lavoreremo da questo momento in poi, non lavoreremo più la prima asolina, ma partiamo direttamente dal secondo punto. Quindi facciamo in questo modo. E questo è il primo, il secondo,
e lavoriamo così fino ad arrivare alla fine. Bene, ho lavorato 14 punti bassissimi, l'ultima maglia sarà il mio 15° punto e siccome abbiamo bisogno di 16 maglie e la prima l'abbiamo saltata, ne recuperiamo una facendo così. Questa solina, questa qui, la prendiamo in questo modo ed eseguiamo il 16° punto bassissimo. Ora voltiamo il lavoro. Siccome dobbiamo fare i punti bassi centrati, ci alziamo con una maglia e voltiamo il lavoro normalmente. Questa è la prima. Dobbiamo entrare proprio al centro della maglia e dobbiamo uscire proprio qui sotto. Vedete questi? Dobbiamo uscire qui sotto all'interno di questa specie di V. Qui. Vi faccio vedere nuovamente. Ecco, per esempio questo punto, entriamo e vedete, siamo usciti proprio al di sotto di questa linea orizzontale a metà del punto. Facciamo l'ultimo punto di questo rigo insieme, entriamo qui, come vedete ci sono queste due e facciamo normalmente il punto basso. Adesso voltiamo il lavoro e ricordatevi che non dobbiamo fare nessuna maglia perché dobbiamo fare i punti bassissimi, quindi giriamo verso di noi con il filo qui sulla sinistra ed entriamo non nella prima maglia ma nella seconda, soltanto nella solina anteriore. Ecco qui. Da questo momento in poi il lavoro è ripetitivo, quindi non starò a fare il video di tutta la lavorazione del pannello. Farò un pannello uguale all'altro, questo qui, che è di circa 45 centimetri in lunghezza. Sono, vediamo quanti giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono 48 giri prima di cominciare questa parte del manico, quindi io mi fermerò qui a 48 giri
di punti bassi, non sto contando anche il giro di punti bassissimi. Ci vediamo qui e poi lavoriamo con l'ultima parte assieme. Mi raccomando, ricordate che quando fate il giro di punti bassissimi non serve una maglia per rialzarsi quando avete voltato e dovete iniziare dalla seconda maglia. Quindi fate 15 punti bassissimi e recuperate il 16° punto da questa asolina qui, l'ultima. Dopodiché fate invece una maglia per alzare il lavoro, per voltare, e lavorate normalmente 16 punti bassi all'interno di quelli sottostanti. Arrivati al 48° giro, per giro intendo semplicemente questo punto, non i giri di andata e di ritorno. Ho contato 48 giri partendo, ecco, in questo modo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eccetera, eccetera, ok? Quindi dopo averne fatti 47, il 48° lo finiamo in questo modo. Gli ultimi 2 punti li lavoriamo nel solito modo. Ed ora iniziamo il manico, questo qui. Quindi facciamo 60 catenelle nel modo classico. Dopo aver fatto 60 catenelle, voltiamo il lavoro, prendiamo a partire dalla seconda maglia solo la costina superiore. La prima maglia è un po' antipatica, ma non vi preoccupate, poi risulterà più semplice. Ecco qui, e faremo dei punti bassissimi. Ecco, dopo aver lavorato 59 punti bassissimi, non sono 60 perché la prima l'abbiamo utilizzata in realtà per voltare il lavoro, siamo arrivati a lavorare la parte di ritorno del pannello e, come abbiamo sempre fatto, non lavoriamo la prima maglia ma direttamente entriamo nella seconda, così come abbiamo fatto sempre per tutti gli altri giri, e lavoriamo normalmente 16 punti bassissimi. Quindi una catenella per alzarci e voltiamo il lavoro.
Mi raccomando, cercate di non lavorare troppo stretti. Ecco, dopo aver fatto le 16 maglie basse, andiamo a fare adesso le maglie basse del manico. Per dargli però una forma leggermente arrotondata, vi faccio vedere su quell'altro pannello già fatto, per fare questa forma qui arrotondata sia all'inizio che alla fine del manico, facciamo una piccola diminuzione. Quindi lavoriamo 2 maglie assieme, in questo modo. Entriamo nella prima maglia e tiriamo fuori il filo. Nella maglia successiva e tiriamo fuori il filo. Ora che abbiamo 3 asole, tiriamo il filo attraverso tutte e 3. Vedete? Ha già una forma leggermente più all'insù. Adesso facciamo le altre maglie basse normalmente. Cerchiamo sempre di non tirare troppo il filo e lavoriamo fino alla fine, dove faremo poi un'altra diminuzione. Ora che ci sono le ultime 2 maglie da lavorare, facciamo la diminuzione così come abbiamo fatto all'inizio del giro di questo manico. Quindi entriamo, usciamo il filo e non lo lavoriamo. Ed entriamo nell'ultima maglia. Usciamo il filo solo in questa piccola asola e quando ne abbiamo 3 sull'uncinetto le chiudiamo tutte assieme. A questo punto giriamo, voltiamo il lavoro e facciamo quello che abbiamo sempre fatto, quindi saltiamo la prima ed entriamo nella successiva e lavoriamo semplicemente la costina anteriore per fare i punti di ritorno. Una volta arrivati alla fine del giro, catenella e voltiamo il lavoro, facciamo altri 2 giri di punti bassi senza fare più diminuzioni, quindi lavoriamo i punti bassi così come si presentano normalmente.
Questo è il 16° punto. E adesso facciamo il punto nella maglia che si è formata dalla diminuzione. Entriamo comunque qui sotto e facciamo un unico punto. Non ci saranno più diminuzioni, quindi ora dovremo fare tante maglie basse tanto quanto se ne presentano. Dopodiché giriamo tenendo sempre il filo verso di noi e lavoriamo come abbiamo sempre fatto partendo dalla seconda maglia. Finito il manico, tagliamo il filo lasciandolo leggermente più lungo perché poi lo dovremo cucire al pannello. Per rifinire il secondo pannello così come abbiamo fatto con il primo, dobbiamo prendere il fondo ed entrare in questa asolina. Per fare questo procedimento ho cambiato l'uncinetto, ne ho preso uno un po' più piccolo, questo è un 3, perché mi veniva difficile. Però se voi vi trovate bene con lo stesso uncinetto che avete utilizzato per la lavorazione, usate pure quello. Quindi partendo dal fondo del pannello entriamo in questa asolina e prendiamo il filo. Dopodiché entriamo in una delle due asoline che si è formata accanto ad ogni punto. Vi faccio vedere bene. Dobbiamo prendere questa asolina qui per questo rigo. Per quest'altro dobbiamo prendere questa. Vedete, è come se accanto ad ogni maglia ci fosse un segno dell'uguale. Ecco, dobbiamo prendere la solina, quella di sotto. Facciamo in questo modo. Entriamo, carichiamo il filo e lo facciamo uscire. E poi esce dalla maglia precedente. Facciamo la stessa cosa qui, facciamo uscire il filo, lo tiriamo un po' e lo facciamo uscire. Tiriamolo un po' perché altrimenti verrebbe un po' stretto. Ecco. Facciamo così fino
a completare tutta la parte destra del pannello. Una volta arrivati qui alla fine, tagliamo il filo, lo facciamo uscire con un ago, ricostruiamo l'asola. E nascondiamo poi il filo attraverso la lavorazione. Ecco qui. Vorrei condividere con voi alcuni degli accorgimenti che ho utilizzato durante la lavorazione di questa borsa. Per la raffia io consiglio di utilizzare questo filo esterno, non quello preso da dentro, non questo per intenderci. Se avete un attrezzo come questo è anche meglio, vi faccio vedere. Inoltre, quando dovevo lavorare il punto basso, quindi tutti i giri che ho fatto di andata, allargavo la raffia in questo modo, mentre quando facevo i giri di ritorno, quindi tutti i punti bassissimi, lasciavo la raffia così com'è. Una volta che abbiamo finito di lavorare il pannello e lo abbiamo anche rifinito da questo lato, lo andiamo a stirare, anche perché spesso e volentieri la raffia tende a piegarsi e a non essere completamente dritta durante la lavorazione. Come lo stiriamo? Non direttamente con il ferro poggiato sul pannello, ma andiamo a vaporizzare, quindi premiamo il bottone del vapore e quando si sono inumidite le fibre gli diamo un po' la forma, tendiamo insomma a stirarlo un po' con le mani, a raddrizzarlo dove serve. Adesso i due pannelli sono pronti, quelli di raffia, e facciamo i due pannelli in pelle e copelle. Vi faccio vedere, questo io già l'ho preparato, il primo, vi faccio vedere come procedere per fare questo. Innanzitutto dobbiamo prendere le misure del pannello appena fatto. Nel mio caso sono 45 cm per 12. Dobbiamo prendere la misura quindi e riportarla poi sulla pelle. Prendiamo la pelle e se siete abbastanza brave potete disegnare direttamente sul retro, che sia pelle o ecopelle. Nel mio caso sono 45 cm per 12, quindi devo disegnare un rettangolo, lo farò direttamente sulla pelle, ma se non ve la sentite potete anche disegnarlo su un pezzo di carta che poi appoggerete direttamente sul retro della pelle e disegnerete il contorno, diciamo. Non appena abbiamo il nostro primo rettangolo, lo andiamo a appoggiare nuovamente sulla pelle
e ne ricalchiamo i bordi in modo da ottenere due rettangoli uguali. Ritagliamo anche il secondo pannello. Dobbiamo mettere un pannello sull'altro in questo modo, ma prima dobbiamo spalmare della colla. Io ho questa colla, ma va benissimo una colla vinilica, io ho questa e quindi utilizzo questa per il momento. Quindi dobbiamo fare bene attenzione a tutti i bordi, il più vicino possibile. E anche sul pannello stesso. E prima che asciughi mettiamo l'altro pannello, rovescio contro rovescio. Ok, diamo il tempo di asciugare e poi vi faccio vedere come dobbiamo procedere. Appena le due parti saranno ben incollate, andiamo a ripulire un po' le imperfezioni che ci sono. Quindi qui per esempio vado a pareggiare un po' le due parti. Bene, a questo punto su quello che sarà la parte interna del pannello vado a mettere un po' di nastro carta su tutto il bordo. Vi faccio vedere. Dopodiché avvicino i due rettangoli e vado a fare dei punti in corrispondenza delle maglie della parte in raffia. Vi faccio vedere. Segno quelli che saranno i punti dove con la pinza fustellatrice faremo dei buchi. Guardate, lo faccio in corrispondenza dell'inizio della maglia. Qui, qui, qui. Senza essere davvero troppo precisi, però cerchiamo di farli nel modo migliore che possiamo. Come vedete hanno più o meno tutti la stessa lunghezza. Tra un foro e l'altro c'è più o meno la stessa lunghezza.
Facciamo la stessa cosa anche per gli altri lati, quindi metto il nastro carta. E in corrispondenza delle maglie facciamo il segno per i fori. Una volta fatto questo su tutti e 4 i lati, con la pinza fustellatrice ed una misura abbastanza grande da far entrare comunque la testa dell'uncinetto, andiamo a fare dei fori. Facciamolo cercando di non andare troppo vicino al bordo per evitare di romperlo, ma neanche troppo lontano, una misura giusta. E facciamo dei fori. Ecco qui. Continuiamo. E continuo così per tutto il perimetro. Quando avremo fatto tutti i fori, togliamo delicatamente il nastro carta. Con le forbici rendiamo un po' meno spigolosi gli angoli, quindi li andiamo ad arrotondare un po', tutti e 4. Dopodiché rifiniremo tutto con la raffia, partendo da uno qualsiasi dei 4 lati. Io lo farò sulla parte del fondo. Entro con l'uncinetto e tiro fuori il filo. Per fare questo ho preso un uncinetto un po' più piccolo di quello che ho utilizzato per la lavorazione. Questo è un uncinetto numero 3. Facciamo una catenella, dopodiché tutti i punti bassi, uno per ogni foro. Cercando di tenere il punto non troppo stretto, facciamo tutto il perimetro del pannello. Quindi nel frattempo ci portiamo dietro anche la codina, così che da dietro il lavoro resti pulito. Se volete potete utilizzare lo stesso uncinetto che avete utilizzato per il pannello in raffia. Io sto utilizzando un uncinetto numero 3, quindi di un numero un po' più piccolo, perché i fori non mi permettono di utilizzare quello da 4 mm.
Arrivati all'angolo facciamo 3 punti bassi nello stesso foro. Dopodiché ricominciamo sempre con un punto basso in ogni foro, fino ad arrivare al successivo angolo. Io continuerò a fare questo lavoro e ci vediamo quando avrò finito tutti e 4 i lati. Facciamo insieme l'ultimo punto e poi la chiusura. Tagliamo il filo . E ricostruiamo l'ultima maglia per renderla uguale alle altre. Ecco qui, ora andiamo a nascondere il filo sul retro . E anche questo pannello è concluso. Quando i 4 pannelli sono pronti possiamo cucirli posizionandoli in questo modo. Unirò prima i 2 pannelli, questi, poi questi altri 2 pannelli, dopodiché farò una cucitura unica fin qui. Questo quadrato sarà il fondo della borsa. Vi faccio vedere come unire i pannelli. Dopo aver infilato il filo, facendolo passare attraverso alcune maglie sulla parte retro del lavoro, faccio combaciare questa maglia, cioè quella centrale del trio dell'angolo, con questa maglia qui. Dopodiché unisco le maglie in questo modo. Ovviamente ci sono tanti modi per unire i pannelli, quindi scegliete pure quello che vi piace di più.
Ecco, la prima unione l'ho fatta, ma non vado a tagliare il filo, lo lascio lungo perché poi dovrò fare quest'altra unione. Andrà piegato e cucito tutto qui, quindi lo lascio in sospeso e vado ad unire questi altri due pannelli. Ecco, anche questi altri due pannelli sono uniti e come vedete il filo che ho qui è molto lungo, non lo vado a tagliare perché questo filo ci servirà quando andremo a cucire queste due parti. Dovremmo ripiegarlo in questo modo e cucirlo, però un passo alla volta vediamo ancora come cucire il fondo. A questo punto questi due pannelli sono uniti, questi altri due anche, dobbiamo unirli tra loro. Se quando arrivate all'angolo vi trovate in questa situazione, quindi è come se ci fosse un buco, non vi preoccupate, lo andiamo comunque a ricostruire e non si vedrà nulla. Vedete? Giunti alla fine di questa cucitura andiamo a unire questi due pannelli anche da questo lato. Ecco,
prendiamo tutta la maglia in questo modo e tutta la maglia da quest'altro. La maglia da qui e la maglia intera anche da qua. E stringendo vedrete che si formerà un angolo. A fine cucitura nascondiamo il filo attraverso le maglie. Ok, ora questi due lati sono uniti, facciamo la stessa cosa anche con gli altri lati. Ecco, accostiamo i due pannelli in questo modo e facciamo la cucitura così come abbiamo appena fatto. Bene, questo è il risultato delle cuciture, ve lo faccio vedere anche dall'interno. L'ultima cosa che ci è rimasta da fare è cucire il manico, facendo in questo modo. Facciamo attenzione a non ripiegarlo nella maniera sbagliata. La parte esterna deve rimanere effettivamente dall'esterno e dobbiamo cucire il manico qui nell'angolo.
Posizioniamo il manico vicino al pannello, quello in pelle, ed entriamo nella maglia centrale delle 3 dell'angolo. Ecco qui. Facciamo la cucitura così come abbiamo fatto anche per unire i pannelli. Rinforziamo un po' la cucitura passando un'altra volta ancora nella prima maglia. Andiamo adesso nella parte interiore e cuciamo un po' anche da qui. Qualche altro punto di rinforzo e poi possiamo nascondere il filo e tagliarlo. Ed ecco qui che il manico è cucito. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Ed ecco qui la borsa finita, spero che il progetto vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo presto. Grazie!